Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo semplicissimo fiorellino. Come potete vedere ho lasciato del filo per poi cucirlo sul progetto che pubblicherò la prossima volta, ma potete tranquillamente nasconderlo e questo sarà il risultato. Inoltre ho deciso di abbellirlo con una perlina, ma potete tranquillamente non metterla o sostituirla con qualsiasi altra decorazione. Adesso vi dico con precisione quanto misura il fiorellino. Ho una lunghezza di 5 cm, quindi se volete realizzarlo più grande o più piccolo vi basterà cambiare il numero del cotone oppure il numero della lana che volete utilizzare. Adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se il progetto vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. L'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di cotone abbastanza grande, questo si lavora con l'uncinetto 3,5-4, un uncinetto numero 3,5, una forbice. Prendo il filato fucsia, prendo l'uncinetto 3,5 e realizzo un cerchio magico. Una volta formata questa X, inserisco l'uncinetto in questo modo, tiro il filo in modo tale da formare un cappietto sull'uncinetto e blocco il tutto con una catenella. Adesso posso sfilare il dito ed ecco qui il mio anello magico. Adesso all'interno di questo anello magico vado a lavorare 5 punti bassi. Una volta realizzati i 5 punti bassi, cosa faccio? Prendo il filo iniziale, lo tiro e chiudo l'anello magico. Adesso entro nel primo punto basso disponibile e chiudo il giro con un punto bassissimo. Mi raccomando, mettete il filo iniziale in questo modo in modo tale da bloccarlo durante il prossimo giro. Ok, una volta chiuso questo giro cosa faccio? Mi alzo con una catenella, salto il punto dove ho appena chiuso il giro, questo qui, vedete? Ed entro nel punto successivo e cosa faccio? Vado a lavorare 2 punti bassi nello stesso punto, ossia lavoro un aumento. Ecco qui. Prima di continuare il giro cosa faccio? Prendo un marcapunto e segno il primo punto per ricordarmi che qui è iniziato il mio giro. Adesso mantengo il filo in orizzontale per bloccarlo e continuo a lavorare tutto il giro facendo per ogni punto basso disponibile un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso identico punto. Quindi se prima avevo 5 punti bassi, alla fine di questo giro mi dovrò ritrovare con 10 punti bassi. Ecco qui, ho lavorato i miei 10 punti bassi, adesso per sicurezza li riconto e una volta accertatami di aver lavorato bene questo giro, cosa faccio? Entro nel primo punto basso lavorato e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Mi alzo sempre con una catenella, salto come ho fatto prima il punto in cui ho chiuso il giro, questo, ed entro nel punto successivo, questo qui, e vado a lavorare un punto basso e nel frattempo continuo a nascondere il filo iniziale. Ok, adesso cosa faccio? Continuo a nascondere il filo e nel frattempo lavoro 2 catenelle. Una volta lavorate le 2 catenelle salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto basso. In questo modo ho creato l'archetto dove poi andrò a lavorare i petali del fiore.
Adesso cosa faccio? Lavoro altre 2 catenelle, salto il punto successivo a quello dove ho appena lavorato il punto basso, entro in quello dopo e lavoro un punto basso. Ed ecco qui il secondo archetto. Adesso taglio il filo in eccesso per non dimenticarmi e continuo a lavorare il resto del giro alternando 2 catenelle, salto un punto di base e lavoro un punto basso. In totale dovrò ottenere 5 archetti. Ok, una volta arrivata al penultimo punto, cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, semplicemente salto il punto di base e chiudo il giro nel primo punto basso lavorato con un punto bassissimo. Ecco qui, ho terminato anche questo giro. Ok, adesso posso lavorare il primo giro di pedali e cosa faccio? Semplicemente allargo bene l'archetto appena lavorato, vedete? C'è questo spazio. Io entro all'interno di questo spazio, vedete? Allargate bene ed entrate all'interno di questo spazio, quindi dovete prendere le catenelle sull'uncinetto e lavoro un punto basso. Prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui ho iniziato il mio giro. Poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro sempre nello stesso archetto e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un secondo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro mezzo punto alto. Entro sempre nell'archetto e lavoro un punto basso. Ecco qui, ho terminato il mio primo pedalo. Quindi per ogni archetto del giro andrò a lavorare un punto basso, mezzo punto alto, 2 punti alti, mezzo punto alto e un punto basso. Adesso vi faccio vedere quest'altro archetto e poi continuerò così fino ad arrivare all'ultimo archetto dove poi vi farò vedere come terminare il giro. Quindi ho appena lavorato un punto basso, mezzo punto alto e 2 punti alti. Carico il filo sull'uncinetto, lavoro mezzo punto alto, lavoro un punto basso ed ho terminato anche il secondo pedalo. Adesso lavoro gli altri archetti nello stesso modo e ci rivediamo nell'ultimo archetto per vedere la chiusura. Allora, come potete vedere ho lavorato tutti e 5 i pedali, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ecco qui ho terminato il primo giro. Adesso mi alzo con una catenella e cosa faccio? Con l'uncinetto faccio questo movimento, quindi passo dietro ed entro nel quinto pedalo, poi passo al primo pedalo, in questo modo ho caricato il punto basso sull'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. In realtà questo passaggio è molto facile. Quindi una volta lavorato questo punto bassissimo, cosa faccio? Lavoro 4 catenelle e ripeto lo stesso passaggio, ossia entro nel primo archetto, entro nel secondo archetto e quindi carico il punto basso sull'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 4 catenelle e ripeto lo stesso passaggio per quest'altro gruppo di pedali, quindi entro nel primo archetto, entro nel secondo archetto, carico il punto basso sull'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. Ecco qui, in questo modo sto creando la base di appoggio per il secondo giro di pedali e semplicemente continuo così tutto il resto del giro, ossia lavoro un punto bassissimo in questo modo e 4 catenelle.
Ok, una volta arrivata all'ultima serie di 4 catenelle, cosa faccio? Semplicemente entro qui dove ho lavorato il primo punto bassissimo, quindi basterà tirare le catenelle, noterete questo punto un pochino allargato, vedete? Qui, quindi entro nel punto bassissimo e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ecco qui, anche questo giro è terminato e questo è il risultato. Adesso posso lavorare il secondo giro di pedali e cosa faccio? Entro all'interno dell'archetto formato dalle 4 catenelle e lavoro un punto basso, prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto e lavoro mezzo punto alto, carico il filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto e lavoro un punto un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nell'archetto e lavoro un secondo punto alto, carico il filo sull'uncinetto, lavoro un terzo punto alto nell'archetto, carico il filo sull'uncinetto e lavoro un quarto punto alto, carico il filo sull'uncinetto e lavoro un quinto punto alto, tutti nell'archetto. Quindi in totale ho lavorato un punto basso, un mezzo punto alto, 5 punti alti. Adesso ho lavorato un mezzo punto alto e un punto basso e in questo modo ho formato il primo pedalo del secondo giro. Adesso cosa faccio? Entro nell'archetto successivo e ripeto lo stesso identico passaggio di prima, quindi un punto basso, un mezzo punto alto, 5 punti alti, mezzo punto alto ed infine un punto basso. Adesso continuo a lavorare così tutti gli altri archetti fino ad arrivare al penultimo. Ok, una volta arrivata al penultimo archetto, cosa faccio? Lavoro sempre un punto basso, mezzo punto alto, 5 punti alti. Mezzo punto alto ed infine un punto basso. Come potete vedere i 5 pedali sono pronti. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro nel punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo. Poi catenella di sicurezza e taglio il filo. Nel mio caso, come vi ho detto prima, ho lasciato un bel po' di filo in quanto questo fiore mi servirà per applicarlo sul prossimo progetto che pubblicherò. Il fiore così è pronto, quindi lo potete lasciare così oppure fare come farò io, ossia andare ad applicare una perlina oppure un brillantino o qualsiasi oggettino decorativo al centro del fiore. E una volta cucito questo sarà il risultato. Guardate che carino. Quindi questo fiore non solo è molto semplice da realizzare ma anche molto carino da vedere. Se preferite potete anche nascondere il filo dietro e magari non so, incollarlo con la colla come preferite voi. In quel caso vi consiglio di prendere un uncinetto più piccolo e camminare lungo il rovescio del lavoro e nascondere il filo. Quindi fate passare il filo in questo modo attraverso i vari punti. Quindi prendete una solina dei punti, inserite l'uncinetto e tirate il filo e mano a mano lo nascondete. Poi vi basterà tagliarlo e il fiore
è pronto e se magari, come vi dicevo prima, lo dovete incollare da qualche parte, in questo modo, vi ho detto anche come nascondere il filo. E quindi vedete, entrate qui attraverso i vari punti e vi agganciate con il filo e lo fate passare. Allora, spero che questo video vi possa essere utile. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto che, come vi ho detto, ha come protagonista questo fiorellino. Io adesso vi saluto e mi raccomando, se ancora non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ciao!